Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Nella Roma antica, almeno fino al II secolo, farsi radere la barba era un implicito dovere di qualsiasi maschio adulto che non volesse sfigurare in società. Se un uomo aveva la barba o era un filosofo, o era un soldato, o era appunto un barbone. Di conseguenza i barbieri, i tonsor, erano tra i professionisti più pagati in assoluto, tanto che autori satirici come Giovenale non perdevano occasione per ironizzare sugli ex barbieri arricchiti divenuti cavalieri e che dovevano il loro successo più alla forfex, alle forbici, che alla spada. L'appuntamento dal barbiere, da quello più costoso per i ricchi, fino alle botteghe popolari o addirittura all'aperto in strada, era un momento di incontro, di pettegolezzi, di scambio di notizie. Ma non solo. Il primo taglio della barba, chiamato depositio barbe, era un rito di passaggio dall'adolescenza alla giovinezza. Il pelo tagliato durante questa prima rasatura veniva raccolto in un vaso e offerto agli dei. Forse era un rito di iniziazione anche perché farsi radere da un tonsor era una vera e propria tortura. Si usavano rasoi di ferro affilati alla belle e meglio sulla pelle nuda senza aggiungere creme o unguenti o saponi. Di conseguenza c'erano tonsor che diventavano famosi per martirizzare i propri clienti e altri che invece per non ferirli ci mettevano una vita. Marziale, che aveva una frecciatina pronta per chiunque, scrisse appunto di queste due categorie. Della lentezza esasperante del barbiere Eutrapelo, scriveva: mentre rade il volto di Luperco e gli carezza le gote, un'altra barba è già spuntata. Del terribile Antioco, invece, un barbiere che non andava molto per il sottile, Marziale scrive: le cicatrici che io porto sul mento, quante quelle che ostenta il grugno di un pugile in pensione, non me le ha fatte mia moglie incollerita con le sue unghie terribili, ma di Antioco il ferro e la mano scellerata. Nel Medioevo però i barbieri divennero sanguinari nel vero senso della parola. Tra il 1100 e il 1200, nel corso di 4 concili, la Chiesa decise di vietare a sacerdoti e diaconi di praticare la medicina. Fino ad allora infatti erano proprio i religiosi che, avendo studiato anatomia, curavano i malati ed eseguivano anche delle piccole operazioni. Ma per il Vaticano la vera missione dei preti era occuparsi delle anime dei fedeli e non dei loro corpi. E così, appena venne proibito agli ecclesiastici di praticare la medicina, furono i barbieri ad occupare quella nicchia lavorativa che si era appena liberata. Si cominciò ad andare dal barbiere per incidere gli ascessi, estrarre i denti marci, ricomporre le fratture o farsi togliere pidocchi, pulci e zecche, spesso il tutto in condizioni igieniche aberranti. Ma nessuno di questi compiti era importante quanto la vera specialità dei barbieri, il salasso. La flebotomia, ossia il prelievo del sangue, è un rimedio antico come il mondo, si utilizzava già in Mesopotamia e in Egitto e si basava su teorie dell'epoca come ad esempio l'idea che il cibo si trasformasse all'interno del fegato direttamente in sangue, che poi entrava in circolo e veniva consumato con l'esercizio fisico. Ma se questo sistema non funzionava, il sangue poteva ristagnare, causando diversi disturbi, e allora bisognava liberarlo. E per il controllo e il bilanciamento degli umori si incidevano le vene o si applicavano sanguisughe, magari in combinazione con farmaci emetici per indurre il vomito oppure diuretici. Come altri artigiani, anche i barbieri si ingegnarono di trovare un modo per pubblicizzare la propria attività, ma all'inizio non ci andarono tanto per il sottile. Nella Londra medievale, ogni bottega esponeva alla finestra dei grandi boccali ripieni del sangue dei clienti. Nel 1307, però, i londinesi decisero che ne avevano abbastanza di vedere questi vasi ripieni di sangue putrido e coagulato
e venne emanata una legge che ordinava: nessun barbiere sarà così temerario o ardito da mettere sangue nelle finestre. Così la gilda dei barbieri dovette cercare un'insegna meno cruenta per pubblicizzare i propri servizi. Ecco allora che pensarono a un palo con un pomo di bronzo a un'estremità. L'asta rimandava al bastone che veniva dato da stringere al paziente durante il salasso, in modo che il braccio restasse orizzontale e le vene risultassero ben visibili a causa dello sforzo. Il pomello all'estremità simboleggiava invece il vaso in cui si raccoglieva il sangue. Nel Settecento, prima in Inghilterra e poi nel resto d'Europa, le gilde di chirurghi e barbieri vennero separate e regolate per legge e i barbieri vennero relegati alla sola tosatura dei capelli. L'insegna con il palo invece è arrivata fino ai giorni nostri. La sua iconica spirale a strisce bianche e rosse all'inizio non era affatto una decorazione dipinta. Erano proprio le bende insanguinate dei salassi che venivano appese al palo ad asciugare, come prova dell'operazione avvenuta con successo. Le bende nel vento spesso si attorcigliavano all'asta. Con il tempo si prese a dipingere direttamente il palo con la spirale bianca e rossa. In America viene usata anche una striscia blu oltre a quelle rosse e bianche, forse a distinguere il sangue venoso da quello arterioso o molto più probabilmente per richiamare i colori della bandiera. Anche in Italia qualche esercizio espone ancora l'insegna con il palo a strisce. La prossima volta che ne vedete una, ricordatevi quanto siete fortunati. Oggi non dovete più preoccuparvi di entrare in un salone di barbiere e uscirne dissanguati. Silvia, abbiamo qui dei preparati in liquido con delle salamandre, delle rane, delle lucertole. Che cosa ci raccontano? Qual è la loro storia? Questi sono esemplari della collezione Spallanzani in cui lo scienziato ha evidentemente operato delle sperimentazioni perché presentano dei tagli che gli hanno concesso di vedere gli organi interni. Spallanzani riteneva che i corpi degli animali sono come astucci di orologio, se non vengono aperti è impossibile riuscire a capire il funzionamento. In particolare sulle rane Spallanzani esegue delle esperienze sulla generazione, cioè si chiede la funzione del liquido spermatico con questi animaletti che da poco erano stati scoperti all'interno sulle uova. E quindi per arrivare a formulare una teoria pratica la fecondazione artificiale, nel senso che mette al maschio delle mutandine, raccogliendo quindi lo sperma, e con questo opera una spennellatura sulle uova della femmina, osservando la generazione di girini. E in questo è il primo, ma non si limita a operarlo sulla classe degli anfibi, prova su una cagnetta e riesce ad avere la nascita di 3 cuccioli, e la sua descrizione quando questi cuccioli vengono alla luce è come quella di un padre che annuncia al mondo la nascita dei suoi figli, tanto è fiero di questa sua sperimentazione. E infatti Spallanzani è ricordato un po' come uno dei padri fondatori dell'inseminazione artificiale, il che è anche abbastanza ironico se si pensa a tutta l'opposizione che c'è stata da parte della Chiesa, e l'inventore dell'inseminazione artificiale era essenzialmente un sacerdote gesuita. E invece le salamandre? Nelle salamandre Spallanzani osserva la rigenerazione. Come sappiamo, tagliando la coda a una lucertola, questa coda viene rigenerata. Nelle salamandre, tagliando anche gli arti, questi arti vengono rigenerati. Spallanzani era molto interessato a questi fenomeni limite, spinge le sue sperimentazioni a livelli estremi, amputa ripetutamente questi arti che si riformano fino a osservare la rigenerazione di oltre 600 ossa in un singolo esemplare di salamandra. Anche le lumache rigenerano, e in particolare nella lumaca, se la testa viene tagliata in una determinata posizione, si rigenera completamente. Il fatto di tagliare la testa alle lumache era diventato un po' un oggetto di conversazione nei salotti di mezza Europa, e Spallanzani si interfacciava addirittura con Voltaire, che a sua volta praticava questa decapitazione delle lumache, e il motivo, diciamo, della discussione tra i due era dove finisse l'anima della lumaca nel momento in cui la testa era tagliata dal corpo, se nella testa che di lì a poco marciva o se in questo corpo rimasto senza testa. Tra l'altro lo stesso identico tipo di dubbio c'era proprio sulle decapitazioni
umane, diciamo, con la ghigliottina. La ghigliottina aveva fatto partire tutta una discussione, una diatriba simile proprio sulla sede dell'anima, quindi è interessante che anche in campo biologico, diciamo, ci fossero questi tipi di interrogativi. C'era molta stima da parte di Voltaire per Spallanzani, perché a fronte di certi misteri della scienza diceva: se c'è qualcuno che può spiegarli, questi è lei, quindi il riconoscimento di una statura importante nella scienza di Lazzaro Spallanzani. Ai piedi del massiccio del Trisul, nell'Himalaya, si apre un minuscolo laghetto di soli 40 metri di diametro e 3 metri di profondità. Un luogo remoto, solitario e silenzioso. Il villaggio più vicino è a 3 giorni di faticoso cammino. Eppure questo piccolo specchio d'acqua, chiamato Rupkund, conserva un segreto che ancora non siamo riusciti a decifrare. Trovandosi a 5.000 metri di altitudine, il lago resta ghiacciato quasi tutto l'anno, ma quando la neve e il ghiaccio si sciolgono, compaiono le ossa. Circa 200 scheletri disarticolati e sparpagliati giacciono sul fondo del lago e sulla riva. Chi erano quelle persone? Cosa ci facevano lì e come sono morte? Il Rupkund è da secoli al centro di antiche leggende. La più conosciuta racconta di un re proveniente dagli altopiani indiani che intraprese un pellegrinaggio in onore della dea Nanda Devi, a cui è consacrata una montagna limitrofa. Portò con sé un enorme seguito di persone, tra cui servitori, danzatori, musici e anche sua moglie, che partorì un bambino durante il viaggio. Arrivati a Rupkund, la puerpera e il neonato non avrebbero potuto proseguire. Per un certo periodo dopo il parto erano infatti considerati contaminati. Anche a suonatori e ballerini era vietato spingersi oltre, ma il re ordinò a tutti di continuare il pellegrinaggio. A causa di questo sacrilegio, sul corteo si abbatté una terribile tempesta che non lasciò superstiti. In altre versioni fu la placenta della regina, che scivolando nelle acque del lago sacro fece infuriare Nanda Devi. Ogni 12 anni da molti secoli il pellegrinaggio in onore della dea passa ancora lungo le sponde del lago. Si tratta di un viaggio lungo, difficile e pericoloso, ma viene affrontato anche da fedeli che normalmente vivono in pianura, dunque poco avvezzi a inerpicarsi tra le montagne, e di certo poco abituati a decifrare in tempo utile i rapidi cambiamenti meteorologici dell'Himalaya. L'area del Rupkund è soggetta effettivamente a bufere e violente tempeste, proprio come si racconta nella leggenda. Quest'ultima sembrava addirittura trovare riscontro nelle prime analisi effettuate sui resti. In diversi teschi furono evidenziati dei segni di trauma, come se davvero fossero stati colpiti da oggetti contundenti. Forse proprio una grandinata di eccezionale violenza, non rara a quelle altitudini. O magari erano stati aggrediti e lasciati lì in stato di incoscienza, in modo che morissero di ipotermia. Lo studio più recente del 2019 ha portato ulteriori sorprese. I resti di 38 individui analizzati hanno mostrato che si tratta di 3 gruppi geneticamente distinti, morti in incidenti separati avvenuti nell'arco di più di 1000 anni. 23 corpi provengono dall'Asia del Sud e sono morti intorno all'anno 800. Altri 14 individui invece sono morti intorno al 1800 e i loro profili genetici indicano che provenivano dalla Grecia. Della stessa epoca è un ultimo scheletro che invece proviene dall'Asia orientale. Cosa ci facevano lì degli europei? Non lo sapremo mai con certezza. Si è speculato che questi avventurieri, che arrivavano dal lontano Mediterraneo, abbiano incontrato una persona asiatica, forse una guida, che parlò loro del lago degli scheletri e del pellegrinaggio che vi transitava da secoli. Incuriosita, la compagnia potrebbe essere partita alla volta del mitico luogo, finendo così per aggiungere le proprie ossa alla macabra collezione che riposa in fondo al lago. Se avete gradito questo episodio, ricordatevi di mettere un like, iscrivervi al canale e condividere il nostro lavoro con chi ha bisogno di un po' di meraviglia. Arrivederci alla prossima puntata.